Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete siamo appoggiati al nostro Carraro Tigre 27. La giornata è un po' nuvolosa, ora sta uscendo il sole ma non si sa. Questa terraccia è durissima perché non piove da mesi, ma noi ora ci prepariamo a seminare i fagioli, come avevo accennato un po' nel video delle patate e dell'assolcatore. Ma prima di cominciare il video volevo ringraziarvi perché siamo arrivati a 1000 iscritti. Per noi non è assolutamente un traguardo, è semplicemente un inizio, perché l'intento di questo canale appunto è raggruppare persone, riformare una comunità dove tutte le persone che vivono, che lavorano la terra, coltivano, si riuniscano, si aiutano, sono in sinergia per un obiettivo solo, quello del ritorno della vera agricoltura, non quella agricoltura moderna dove si prendono fondi, dove si distruggono i terreni. Noi vogliamo semplicemente riportare e lanciare un messaggio, specialmente ai ragazzi giovani, di affacciarsi a questo mondo perché è veramente splendido. Per noi non è solo una passione, è un lavoro, ma è un mondo bellissimo. E quando noi riceviamo i messaggi su Facebook oppure sul nostro contatto email, che trovate anche qui appunto sul canale, per noi è un motivo di orgoglio e una soddisfazione immensa. Quando ci chiedete consigli, quando ci chiedete quando dobbiamo seminare, cosa dobbiamo fare, persone che ci scrivono abbiamo seminato, per noi è veramente una cosa che ci fa battere il cuore, perché proprio il nostro obiettivo era questo, quindi siamo molto felici di aver raggiunto questi 1000 iscritti. Noi continueremo a portare avanti i nostri progetti di cultura, specialmente perché non è facile fare ciò che facciamo noi qua su YouTube, perché alla fine non facciamo video scontati, trattori grossi, video stupidi, noi vogliamo portare la cultura. Quindi per noi è più complicato sicuramente emergere, ma continueremo così, anche perché siamo sicuri che ci sono delle persone come noi che vogliono portare avanti appunto questa cultura, che poi è la cultura dell'Italia e dell'agricoltura, che è incredibile. Appunto, come vi dicevo prima, stiamo per cominciare la lavorazione di semina dei fagiolini. Prima passeremo con l'estirpatore, poi appunto freseremo con la motozappa e poi con il nostro nuovo assolcatore faremo i solchi per la semina. Il terreno è in condizioni pessime perché è durissimo, quindi ora faremo un po' di fatica. Abbiamo fatto appunto la nafta ora, che è a dei prezzi pazzeschi, ma ne abbiamo parlato nei video precedenti, è una situazione un po' generale dove non si capisce niente, però non possiamo fermarci, non possiamo rinunciare al nostro lavoro né tantomeno a qualcosa che un progetto non possiamo rimandarlo per colpa di questi stronzi, e quindi noi andiamo avanti. Ho preparato un po' il terreno perché questo terreno qua è stato fermo circa un anno, quindi dovete sapere che io in questo anno e mezzo ho trinciato, quindi ho rilasciato appunto parti naturali che si sono decomposte, poi tutte le volte che brucio vado a spargere la cenere. Da poco mi hanno portato un carrello di letame di cavallo, che è ancora un po' fresco, quindi ne metto veramente poco, però se si va a mettere sulla superficie del terreno e poi ce la lavoriamo, va a decomporsi un po' più velocemente. Ecco, quando vi portano il concime, specialmente se è fresco come questo, adesso ve lo faccio vedere, non andate a buttarlo subito perché sennò avete l'effetto opposto del concime, quindi andate a bruciare tutto. Ho avuto un'esperienza di una persona che ero stato a potare gli ulivi, aveva lavorato tutto il terreno, era perfetto appunto il terreno, e va a buttarci questo concime di cavallo fresco, preso da un giorno, ha bruciato completamente gli ulivi e quindi ha rinunciato a un anno di produzione. Gli olivi sono stati male, però dopo un pochino sparisce, perché dovete sapere che nel concime, oltre ad esserci appunto gli scarti dell'animale, ci sono anche la pipì, per esempio, è una cosa molto acida, quindi deve andare via piano piano, deve andare nel terreno con la pioggia, ogni tanto va bagnato. Io lo lascio all'aperto, quindi anche se non piove dopo un pochino va via, però prima che sia maturo del tutto almeno 4 mesi, 5 mesi ci vogliono. C'è chi addirittura lo tiene 6-7 mesi, ma è possibile questo perché appunto deve perdere un po' le proprietà acide, quindi adesso lo andiamo a mettere ma molto poco, perché non voglio correre il rischio di problematiche appunto poi nella coltivazione dei fagioli. Mettiamo sia zolfini che borlotti. Appunto zolfini sono andato a prenderli da un agricoltore che semina sempre gli stessi semi tutti gli anni. I borlotti li ho presi in un negozio, però comunque sia non mi sono nemmeno messo a cercare i semi antichi, però non ci sono problemi. E quindi adesso ci prepariamo, andiamo a mettere un po' di letame, lavoriamo il terreno con l'estirpatore e poi appunto ragazzi andiamo a fare la nostra semina, e il sole sta uscendo, quindi siamo anche molto contenti. Vi ricordo semplicemente di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e
se volete appunto scriverci o contattarci, o le mail oppure il nostro gruppo Facebook, dove abbiamo portato già molti argomenti e siamo molto contenti di entrare in sinergia con gli utenti appunto di questa pagina. Niente amici, ci prepariamo e ci vediamo dopo. Allora amici, non so se vedete, ho messo la cenere su questo terreno che è lo stesso delle patate, come vedete è questo abbastanza lungo, poi ne metteremo anche un po' qua sopra come abbiamo fatto per le patate. Adesso ci avviciniamo appunto al posto dove ho scaricato il letame, vi faccio vedere un po' la situazione. Come vedete qui c'è sempre un po' di cenere che ho sparso con il secchio. Poi in questa parte di terreno ci sono i baccelli, che non so se vi ricordate abbiamo seminato insieme, che sono cresciuti e li abbiamo rincalzati, come vedete hanno già tutti i fiori, quindi fra un pochino se piove riceveremo anche i baccelli e sono molto contento, guardate che bellezza. Anche qui ho messo la cenere per dargli un po' di proprietà, anche se dovete sapere che, come vi ho già spiegato, fave, baccelli, piselli, tutto ciò che è leguminose rilasciano azoto, quindi non hanno bisogno di appunto essere concimati, ma rilasciano sostanze nutritive per le altre piante. Come vedete qui c'è il letame, lo siamo andati a mettere nel secchio e appunto abbiamo fatto un po' di strato qua superficiale sul terreno. Niente amici, lo andiamo a fare in tutti i terreni e poi iniziamo la lavorazione con l'estirpatore. Allora amici, ricordatevi sempre che quando andate a concimare in generale, mai esagerare, non solo perché brucia, ma perché se uno va a concimare troppo, rischia anche di dover alterare il pH del terreno. Quindi se una pianta si è stabilizzata su quel pH, perché sono come noi, un po' come se noi siamo abituati a fare il bagno caldo tutte le sere, un giorno pum, non funziona più la caldaia, facciamo il bagno freddo, lo sentiamo la differenza pazzesca. Invece se facciamo il contrario, abbiamo sempre fatto l'acqua fredda, non ci dà fastidio. Quindi una concimazione leggerissima, anche perché dovete sapere che questo non è maturo, quindi ne do proprio poco per questo, per non andare a rischiare di dover fare danni. Però se io ci passo con l'estirpatore, se io ci passo con la motozappa, riesco a spezzettarlo, quindi la decomposizione va proprio velocemente. Adesso faccio tutto questo pezzo di terreno con questo secchio e poi appunto iniziamo la lavorazione.
Allora amici, come vedete ho finito appena ora di fare la prima passata. Come vedete il terreno ora risulta un po' più umido perché sotto qualcosina c'è, ma voi non avete idea di quanto sia arido e per essere marzo è un po' preoccupante. Vedete, ho tirato su delle zolle che sono proprio, vedete, cioè questo è sinonimo del fatto che proprio è tutto fermo, cioè quando uno passa, quando piove il terreno si lavora meglio, ci si mette meno tempo. Infatti adesso mi fermo per fare un break per mangiare e dopo successivamente rifaccio delle passate, perché qui con la motozappa per fresare non ci entro nemmeno perché rischio veramente di fare una fatica pazzesca. Quindi ripasserò un paio di volte e poi quando ci sarà la situazione un po' più decente, diciamo, in termini anche di morbidità, perché qui adesso dove cammino per esempio non è così morbido, poi magari mi sposto un pochino, un po' sì, ma bisogna essere un po' più precisi perché ragazzi poi dovete sapere che il seme deve trovare sempre il terreno migliore, quindi se io riesco ad andare più a fondo, lavoro meglio il terreno e poi lo freso nella maniera giusta, il seme poi cresce anche più facilmente. Queste sono cose elementari, però magari uno le dà per scontate a volte, per 20 minuti, mezz'ora di lavoro sa di fare magari una fila e poi magari in produzione si vedono le differenze. Primo pezzo, e qui ho intenzione di seminare lo zafferano dopo la coltivazione dei fagioli. Secondo pezzo, non so se vi ricordate, qua l'anno scorso abbiamo tirato fuori delle patate splendide perché il terreno è veramente umido. Terzo pezzo, quello più grande, quello dove l'anno scorso abbiamo messo tutte patate, ma quest'anno appunto, come vi ho già detto, saranno tutti fagioli. Lo abbiamo lavorato il più possibile ragazzi e sono abbastanza contento. Poi nei prossimi giorni ci passeremo con la motozappa così da spezzettare tutte queste belle zolle. Noi cerchiamo di terminare la lavorazione di semina prima dell'arrivo delle prossime piogge, che dovrebbero essere lunghe come quelle dell'anno scorso. E non so se vi ricordate, l'anno scorso tutto maggio ha piovuto e per le patate è stata una cosa buona, ma bisogna riuscire a anticipare queste perturbazioni perché sennò poi la semina avviene troppo tardi. E infine, quarto pezzettino, anche qui c'erano le patate l'anno scorso, ma vedete c'è un po' di erba ancora, lo andremo a spezzettare con la motozappa e così. Questi sono i terreni della semina. Allora amici, eccoci qua, oggi stiamo di fresatura con la motozappa, questo pezzettino l'abbiamo già fatto, come vedete anche qua sotto siamo già passati una volta dappertutto, sto finendo appunto l'ultimo pezzettino, la terra è in condizioni pietose, è veramente dura, si lavora veramente male e la motozappa consuma un sacco perché fa una fatica pazzesca. Essendo marzo è un po' preoccupante, però continuiamo, anche perché a questi fagioli gli dobbiamo far trovare la miglior soluzione e la miglior situazione dove crescere.
Allora amici, questo pezzo è stato devastante da stamattina che sono qua a lavorarlo. Siamo già a buon punto, ma domani lo ripasseremo un'altra volta perché lo dobbiamo spezzettare bene bene prima di seminare. Adesso ci spostiamo su, che sto togliendo tutti i sassi. Allora amici, eccoci qua, ecco la nostra amatissima motozappa, come vedete è pieno di sassi qua, anche se l'anno scorso avevamo messo le patate con ottimi risultati, però quest'anno ripuliamo un pochino, come vedete secchi coi sassi e prima di ripassarci leviamo, così poi si ottiene anche un miglior risultato.
campi lavorati, fresati, estirpati in precedenza, concimati in precedenza e soprattutto assolcati. Quindi adesso abbiamo questi 4 solchi, li siamo andati a fare anche sopra e giù ai piedi della vigna, quindi siamo pronti e carichi per mettere i nostri semi. È chiaramente l'ultima lavorazione appunto della semina e siamo molto contenti perché il tempo, nonostante che non piova da tanto, ci ha permesso di fare questa lavorazione, nonostante che fosse secco come una cosa impressionante. Ci auguriamo che nei prossimi giorni, ora non nei primi giorni perché è meglio che un po' si stabilizzi la cosa, sarebbe importante e bello che piovesse la prossima settimana, così anche le patate, che sono messe ormai da forse 20 giorni e non hanno ricevuto nemmeno una goccia d'acqua, cominciano la loro fase, perché un pochino crescono, ma dovete sapere che in questo periodo con questo vento di oggi secca ancora di più, quindi è importante che piova. Adesso andiamo a mettere i semi, facciamo qualche video, facciamo qualche filmato e poi chiaramente dovete sapere che tutto questo ben di Dio lo andremo a richiudere con il nostro primo mezzo, appunto con il mezzo con cui siamo partiti, che inizialmente non avevamo né la motozappa né il trattore, avevamo solo questa. Poi ci siamo ammodernizzati, abbiamo fatto degli investimenti agricoli, ma si finisce sempre qua, ragazzi. Allora amici, eccoci qua, abbiamo terminato la lavorazione. Ringrazio davvero Gabriele per avermi dato una mano in questo ultimo giorno di semina. Alla fine poi oggi siamo andati a fare i solchi, abbiamo fresato un po' di più e poi abbiamo messo direttamente il seme in terra. Sono molto soddisfatto e mi auguro che anche il tempo mi aiuti, perché in questo momento l'unica cosa che manca è l'acqua da più di un mese, e anche per le patate, specialmente le patate sono da 15-20 giorni che sono in terra ma non hanno ancora ricevuto acqua, e per i tuberi è molto importante. E niente, i fagioli zolfini sono un esperimento perché non li ho mai messi, chi lo sa. Io credo che non ci saranno problemi, però dipende anche dalle celate che ci saranno a maggio, se ci saranno, e poi ragazzi staremo a vedere. Vi ringrazio sempre per i 1000 iscritti, è stato un bel traguardo, ma ne abbiamo già parlato all'inizio del video. Ci vediamo presto con nuovi progetti e con nuovi video. Ciao!